chiamo Ian Willard. Oggi è il 4 aprile 2016. Io posso viaggiare nel tempo, ma non posso cambiarlo. Sono confuso. Non riconosco neanche il mio nome, ma ti assicuro che sono davvero stato in 3 luoghi diversi. Andiamo nella campagna dove ti sei svegliato. Come diavolo ci sei arrivato? Qualcuno le ha ammazzate. Mi rifiuto di credere di essere stato io, non voglio credere. Ho isolato i video di 3 automobili passate per quella strada nella fascia oraria che ci interessa. C'è un solo uomo al volante, sulla quarantina. Qui risulta che il proprietario è un certo Ian Willard. Cosa? Sì. E se Mr. X fossi tu stesso? Sto per andare a seppellirlo in campagna da qualche parte. Dopo andrò dall'uomo che potrebbe aiutarmi. L'indirizzo è via Dan 40. Ci sei tu. Brutto bastardo del cazzo, sei sempre stato tu! Munizioni, assante. Ce l'hai? Sì, ma guarda che sono costose. Quante ne vuoi? Una. Solo un colpo. Abbiamo l'indirizzo di un uomo che probabilmente ha scoperto il viaggio nel tempo. Il maledetto viaggio nel tempo. Willard Incorporated. Studio sulla natura dei viaggi nel tempo. Tu non hai un padre, vero? Io non cerco di cambiare il tempo, Però credi che sia possibile viaggiarvi attraverso? ma certo che esiste un modo per viaggiare nel tempo. David, Com'è possibile che tu l'abbia trasmesso a tuo figlio? non posso escludere. Tuo padre era un genio ed è per colpa sua che tu hai questo problema. Te l'ha trasmesso geneticamente. Si è suicidato per la vergogna. Grazie alla tua particolare predisposizione genetica posso sperimentare su di te un nuovo modo di viaggiare nel tempo. Stronzo! Tu mi hai rovinato la vita! Ti farò 4 iniezioni per le prossime 2 settimane. Per tutta la mia vita ho desiderato di riuscire a viaggiare nel tempo, di cambiarne il corso. Mi dispiace, ma ti devo informare che hai fallito, David. Non sei riuscito a cambiare il corso del tempo. Lascia tutto ciò che stai facendo o ci saranno gravi conseguenze. Verrò a trovarti a breve. Firmato David Balestrieri.
Vengo subito al dunque. Perché eravate in quella casa? Io ed Eva eravamo in cerca di indizi. Abbiamo trovato la porta aperta e così siamo entrati. Indizi su cosa? Sulla morte di mia madre e di Carla, la mia ragazza. Prima di morire, Eva è venuta qui a dirmi che eri tu il colpevole. Aveva con sé una registrazione dove tu lo affermavi. Non ho mai detto di essere il colpevole. Ho anche perso la memoria, non so se lo ricorda. Io non ti credo. E allora mi mandi in prigione. Willard, ho perso uno dei miei migliori agenti. Sì, forse a volte Eva si prendeva troppe libertà, lo ammetto. Si era licenziata, però sapevo che sarebbe tornata qui. Le ripeto, non sono io l'assassino. È stato il proprietario di quella casa. Mi ha anche sparato alle gambe, non so se se ne è accorto. L'uomo di cui parli non si trova. E allora trovatelo. Vi dimostrerò che sono innocente. Cosa vuole da me? Lo vedrai presto. Ma che cosa hai fatto? La sicurezza di questa centrale di polizia è ridicola.
Dove siamo? Non fa differenza. Riesci a camminare da solo. Non senza stampelle. Dimmi almeno che cosa vuoi fare. Conosci il secondo principio della termodinamica? Che cosa c'entra adesso? Lo conosci o no? Qualcosa riguardo il disordine. L'entropia. Cazzo, è impossibile che tu sia il figlio di James Willard. Il secondo principio della termodinamica afferma che il disordine dell'universo aumenta costantemente. Non è possibile tornare indietro. Perché mi dici questo? Perché? Immagina di avere una scatola con tante palline dentro e poi memorizzarne l'esatta posizione. Adesso immagina di chiuderla, di agitarla con forza e poi di riaprirla. Quante possibilità ci sono che quelle palline siano nella esatta posizione di partenza? È praticamente impossibile. Ma probabilmente hai ragione tu. Ma escluderemmo una possibilità. Se dovessimo ragionare in termini matematici, si tratterebbe di una quantità talmente piccola che una vita umana non sarebbe sufficiente a leggerla. Però quella infinitesima possibilità esiste. Dove vorresti arrivare con questo? Quella stessa quantità rappresenta il numero di possibilità che l'universo arretri, ovvero che l'entropia diminuisca. Sono le possibilità di cambiare il corso del tempo. Vuoi sapere perché siamo qui, Ian? Perché, arrivati a questo punto, non mi resta che credere in quell'infinitesima possibilità. Ci fermiamo qui.
E con quella valigetta che vuoi cambiare il corso del tempo, eh? Silenzio. Potresti almeno dirmi in che modo sono coinvolto nel tuo progetto? Aspetta. Ricordo qualcosa. Ti chiami David. David Balestrieri. Vedo che hai riacquistato la memoria. È normale, l'amnesia era solo un effetto temporaneo. Tu mi hai fatto un'iniezione. Anzi, 4 iniezioni. La mia vita era una merda. Per caso ricordi che ho ammazzato anche tua madre e la tua ragazza? Brutto figlio di puttana! Bene. Giulio, è morto inutilmente. Era tutta colpa tua. Tutte queste morti mi lasciano indifferente. Adesso fai silenzio. È quasi pronto. David! Fermati. Come mi hai trovato? Bastardo! Non puoi nasconderti da te stesso. Me stesso. Mi hai mandato tu quella lettera. Sono il risultato dell'azione che stai per compiere, David. Quella lettera era per avvertirti. Cosa sta succedendo? Stai zitto! Che avvertimento volevi darmi? Io sono il primo uomo che sta per mettere piede nel passato e a modificarlo. Non mi farai cambiare idea! Cambiare il passato, David. Hai fatto un errore a non fidarti di James. Non si torna indietro. Se ho sbagliato io, hai sbagliato anche tu! Hai ragione. È per questo che sono qui. Per rimediare al danno. Adesso vorrei conoscere la mia storia. Il mio passato è il tuo futuro. Com'è possibile che tu abbia trasmesso a tuo figlio? Quanto al viaggio indietro nel tempo, ti interesserà sapere che ci sei riuscito. E sei tornato a quell'esatto giorno in cui James si è suicidato. Perché parli al passato? Non ho mai compiuto queste azioni. Le hai compiute, le stai compiendo e le compierai. Il tempo, a differenza dell'uomo, non ha punti di vista. Esiste e basta. L'idea iniziale era semplice. Chiedere a James la chiave per decodificare i suoi appunti e andarsene. La situazione poi è degenerata. Cosa fai qui? Perché sei tornato? Guardami bene in faccia, James. Cosa vedi? Sei diverso. Non avevi la barba quando sei uscito di qui. Sembri invecchiato. Sono invecchiato. Non è questo il dettaglio più importante. Chi credi di avere davanti, James? Cosa significa? È uno scherzo? No,
Non è uno scherzo. Ora ti spiego tutto. Vedi, quel David che è uscito poco fa da questa porta. Non sono più quel David, sono un altro David. Più vecchio di 20 anni. Ho passato tutto il tempo a studiare per venire qui da te, viaggiando indietro nel tempo. Sono stato migliore di te, James. Tornare da me? Cosa significa? Che sei morto. Nella più insulsa maniera. Il suicidio. Suicidio? No, io non lo farei mai. Il suicidio è un atto di egoismo. Non lascerei mai Diana da sola, con il bambino. Quel bambino a cui hai rovinato la vita. Non è certo che sia successo. Anche se fosse, passerei la mia intera vita per trovare una soluzione. Il suicidio è da sciocchi. Questo fa di te uno sciocco. Perché sei qui? Voglio i tuoi appunti. I miei appunti. Esatto. Li utilizzerò meglio di come avresti fatto tu. Che significa? Significa non sprecare il tuo genio per offrire un aiuto al mondo che non lo ha mai richiesto. Il mondo è migliorabile. La storia lo dimostra. Ti sbagli, James. La storia mi dà ragione. Vedi, noi siamo come un mucchio di inutili formiche. Ogni tanto qualcuna di queste riesce ad emergere. Ma per farlo deve essere senza scrupoli, deve cancellare ogni regola, ogni pregiudizio. Deve ottenere tutto ciò con ogni mezzo. Tu invece, James Willard, non sei niente di tutto questo. Hai fallito. Sei diventato un essere inutile. E perciò ora io pretendo i tuoi appunti. Se me li avessi chiesti con gentilezza, te li avrei dati. E allora perché li tieni in codice? Per evitare che finiscano in mani sbagliate. E mi dispiace molto, David. Ma è proprio il tuo caso. No, non ho aspettato un bel tempo per niente. Te lo ripeto una seconda volta. Dammi la chiave per decifrare quegli appunti.
Sei un fottuto genio. Potevi diventare immortale come tuo padre, invece hai mandato tutto all'aria. Doveva esserci io al tuo posto. Un tuo idiota. Adesso ti dirò un'ultima cosa. Ho ucciso la tua cara. Vedi, sei sempre sbagliato. Il corso del tempo si può cambiare. Ti sbagli, David. L'universo ritorna sempre a se stesso. Quello era l'eterno ritorno, David. Avrei dovuto capire tutto in quel momento, ma mentii a me stesso e perseverai nel mio cammino. Un cammino costruito su una grande menzogna. Il libero arbitrio. È vero. Sembra quasi che ognuno di noi possa decidere le proprie azioni da solo. Tuttavia, esisterà sempre una versione futura di noi che ha già compiuto quelle azioni. Fuggii in Oriente. Mi costruì una fortuna enorme. Il centro di ricerca balestrieri è uno dei più avanzati in Cina. Tutto grazie agli appunti di James. E adesso sei qui. Perché? Perché non era questo quello che io volevo. Ho lottato tutta la vita per sconfiggere le leggi dell'universo. E invece sono qui a parlarti di come questo non sia possibile. Hai ottenuto la tua vendetta. L'abbiamo ottenuta entrambi. Io non ho cambiato il passato. Ho solo ripercorso qualcosa di già esistente. Perché sei qui? Perché? Perché se riesco a fermarti, avrò apportato una piccolissima modifica al corso del tempo. Avrò ottenuto tutto ciò per cui lotto da tutta la vita. Non puoi fermarmi. Non devi farlo. David, non cambierai un bel niente. Il corso del tempo è già scritto.
È già scritto, dici? È già scritto. Adesso vediamo. E se adesso mi sparassi un colpo di pistola alla testa, che cosa accadrebbe? Sarebbe un'anomalia. Qualcosa che non dovrebbe accadere. Perché l'universo continui a funzionare? Adesso dovresti completare ciò che stavi facendo. Tornando indietro nel tempo. Dovresti diventare me. Ma noi questo non lo vogliamo. No. Noi siamo qui perché possiamo mettere l'universo in difficoltà. È curioso. Cosa? Ho passato tutta la mia vita per cercare di sconfiggere l'universo con la scienza. Tutto ciò di cui avevo bisogno invece era un proiettile. Dove sono? Guardati intorno, David. Che cosa vedi? Vecchie case abbandonate. Una città fantasma. Quello che vedi è l'effetto del tempo su tutto ciò che l'uomo costruisce. Un tempo qui c'era vita, adesso c'è soltanto morte. Dove sono le campane? Che cosa ci facciamo qui? Che cosa fa l'uomo sulla terra? L'uomo osserva, l'uomo è testimone, l'uomo è succube. Queste campane non la smettono mai di suonare! A cosa servono le campane, David? Segnalo il fluire del tempo! Che ore sono adesso? Me lo sai dire? No! Non sto più tenendo il conto! Quelle campane suoneranno all'infinito. Adesso non siamo in un momento particolare del tempo. In questo momento noi siamo il tempo. Siamo fuori dall'universo allora! Noi siamo dentro l'universo. Eppure lo stiamo osservando nella sua completezza. Abbiamo sconfitto l'universo allora!
No, David. Lo abbiamo ferito. Appena. Che cosa succederà adesso? Immagina l'universo come una mastodontica prigione. Tu ne occupi soltanto una minuscola cella. Ciò che hai fatto è torcere una delle sbarre di questa cella. L'universo se ne sarà a malapena accorto. Però ho ricavato uno spazio sufficiente per liberarmi. Esatto. Ma non ci vorrà molto prima che tutto ritorni al proprio posto. Seguimi. Come posso seguirti se non so dove sei? Cammina senza una meta. È questo che fanno gli uomini per tutta la loro esistenza. Chi sei? Chi sono? Sono soltanto una voce nella tua testa. Non so nulla in più rispetto a quanto già sai, ma posso attivare il lato più nascosto della tua mente. Sto sognando quindi. Cosa ti fa pensare che tu ti sia mai realmente svegliato? Cosa ti fa escludere che sia questa la vera realtà? Oppure che tutti noi, dal primo all'ultimo essere vivente, siamo soltanto delle illusioni? Che cosa cerchi di dirmi? E questo ciò per cui sei vissuto. Ferire un universo che non se n'è neanche accorto. Ma io volevo comprendere fino a che punto ci si potesse spingere! E ce l'hai fatta! In questo momento stai conoscendo il crepuscolo della ragione umana. Noi siamo limitati nel tempo e nello spazio. L'universo è infinito ed esistono infiniti universi. Ne hai conosciuto uno, David, uno soltanto. Ma ho fatto regredire l'entropia. Dovrà pure significare qualcosa. Hai ragione. Significa qualcosa. L'attuale universo finisce qui. Ho distrutto l'universo. Soltanto uno. Ma come ti ho già detto, sono infiniti. Ho fatto qualcosa di straordinario allora. Tu non hai fatto niente, David. Perché tutto termina spontaneamente. Smettila di confondermi con queste stronzate! Voglio sapere dove sono e cosa sta accadendo. Hai mai avuto il privilegio, per un solo attimo della tua esistenza, di sapere dove fossi e che cosa stesse accadendo? Dimmi cos'è l'universo! Lo voglio sapere, porca puttana! L'universo è la razionalizzazione di qualcosa che la nostra mente non è in grado di concepire. Questa è l'unica definizione che tu, David Balestrieri, sei capace di comprendere. Sono stufo di queste inutili nozioni! Queste inutili nozioni sono tutto ciò che l'uomo possiede. Basta! Mi ho stancato! Cosa credi di fare? Scappare da te stesso? Perché continuiamo a spostarci? Perché questo particolare universo ha subito un'anomalia. Ricordi? Che cosa accadrà adesso? L'attuale universo verrà sostituito con un altro, uno qualunque, probabilmente uno molto simile. Tuttavia, sarà presente qualche anomalia, qualche detrito dell'universo che stai per lasciare. E io? Tu sei morto ormai. Hai scelto di sacrificare la tua vita pur di vedere l'universo in difficoltà per un solo attimo. Si ricomincia da zero allora!
Esatto, David. Si ricomincia da zero. E in un altro universo io potrei essere ancora vivo. Non ti permetterò di cancellare la mia vendetta! La tua vendetta, David, è qualcosa di completamente instabile. No! Tu devi soffrire, bastard! Hai rovinato la mia vita! Mi hai portato a sacrificarmi inutilmente! Io ti ho portato a sacrificarti, David. Mi sembra di averti detto che l'universo è qualcosa che non possiamo comprendere appieno. No, no. Deve esserci pure un modo per influenzare la scelta del prossimo universo. La mia vendetta non può finire così! Stai trasformando tutto questo in qualcosa di inutile. Ti sbagli, ma su una cosa avevi ragione. Le emozioni degli uomini vanno incoraggiate. Noi, senza di esse, non siamo nulla. E io ti odio, James! Cosa devo fare? Cosa devo fare adesso? Rispondimi! È questo il mondo che meritiamo. Noi non meritiamo niente, David. Il mondo va sempre, muovendosi in cerchio e partendo da se stesso. A se stesso ritorna. Io non voglio che tutto quello che ho fatto venga cancellato. Come questa casa. È inevitabile, David. Ma se ti illudi che non sia così, l'universo diventa tuo.
Eva. Eva! Ti conosco. Ma tu sei morta. Non credo proprio. Deve essere pazzo. Non sono pazzo. Come fai ad essere qui? Non so come tu faccia a conoscere il mio nome. Ma non chiamarmi così. Sono della polizia. Più precisamente il commissario di polizia. E sono qui perché è stato commesso un omicidio da queste parti. Faresti meglio ad andartene. Commissario di polizia. Certo. Che c'è? Tu sei un agente. Cos'hai da ridire? Non permetterti di parlarmi così. Ragazzo, per favore, non è il momento. Aspetta. Qual è il tuo nome? Ian Willard. Ian Willard. Tu vieni con me in centrale. Non puoi costringermi. Certo che posso. Sei entrato nel rifugio con nervosismo. Conosci il mio nome. E in più da queste parti probabilmente è stato commesso un omicidio. Sarei una completamente catta se ti lasciassi andare così. Tu vieni con me. Hai detto che ti chiami Ian Willard. Esatto. E come facevi a conoscere il mio nome? Noi ci conosciamo, Eva. Smettila di dire stronzate. Non esiste nessun Ian Willard. Cosa? Ho detto che secondo gli archivi nazionali non esiste nessuno che si chiami Ian Willard. Cosa c'è? Te lo devo ripetere un'altra volta. È impossibile. Senti, Ian, o come diavolo ti chiami, non ho alcuna intenzione di rimanere qui a sentire altre cazzate. Cosa ci facevi in montagna da solo? Un uomo mi aveva rapito. Chi? David Balestrieri.
mestriere, hai detto. Risulta morto nel 2004. Ti giuro che ero lì con lui. Beh, mi permetto di dubitarne. Che omicidio c'è stato? Un passante nel bosco ha sentito il rumore di uno sparo e delle urla. Poco dopo ha ritrovato il cadavere di un uomo sulla quarantina. C'erano 2 uomini, uguali. E uno si è suicidato. Mi è stancata Ian Willard. Non ho intenzione di rimanere qui a perdere altro tempo. Mi devi credere, porca puttana! Fermatelo! No, sarà dietro quella casa. No, è andato dritto. Commissario, ma questa è casa mia. Io commissario. Vattene. Cosa c'è? Giulio, sei vivo. Ci conosciamo? Tu ti eri suicidato. Vattene, vai. No, ti prego, fammi entrare. Ma chi ti ha mandato? Sono da solo. Sarà sicuramente uno scherzo. Non mi lasci imbrogliare così. Vattene. Carla è viva. Ti ho detto di smetterla. E lascia stare mia sorella. Ma voglio sapere se è viva. Levati dal cazzo! Carla! Chi sei? Sono io, non ti ricordi di me? Vattene subito. Non puoi esserti dimenticata di me. Amore. Io non so chi tu sia. Chi ti ha fatto entrare? Giulio! Esci subito da questa casa o ti ammazzo! Giulio, per favore. E poi so che è una pistola da sorte. Ne sei così certo? Non posso andarmene. Nessuno si ricorda chi sono. Non me ne frega niente! Non ti azzardare a toccare mia sorella, figlia di puttana! Come fate a non ricordarvi chi sono? Dopo tutto quello che abbiamo passato insieme. Ma dove diavolo sono? Cosa succede? Ho chiamato la polizia. Carla, io ti amo ancora. Smettila, sparo sul serio! Io ti amo, Carla. T'ho detto basta! Me lo merito. Me lo merito. Mi merito tutto questo. Non sono un egoista. Merda! Ian Willard! O chiunque tu sia, sei in arresto. Volevo uscire dalla prigione del tempo e ho messo la vostra vita in pericolo. Siete morti a causa mia. E anche tu, Eva.
So che volevi una vita migliore di quella a cui tutti siamo destinati. E avevi ragione. Siamo tutti prigionieri del tempo. E non è possibile uscirne. Non è possibile uscire! Sono stanca di queste stupidaggini. Lasciatelo stare. È un ragazzo disturbato. Non sono disturbato. Ho scoperto una cosa che spero voi non sappiate mai. Infatti, è una cella singola, Willard. Come fai ad essere qui? Ci sono sempre stato. Ian. Mi chiamo Ian Willard. Potrei sembrare un ragazzo come tanti. In realtà nascondo un segreto. Uno che se decidessi di rivelare, nessuno crederebbe. Io sono prigioniero del tempo.